un goccio di questo ben di Dio della padella, di quest'olio saporitissimo, e possiamo andare in tavola. Baccalà su crema di topinambur. Buon appetito. La cucina quotidiana, salve. Stasera ricettina per gli amanti del baccalà. Mi farò un bel baccalà a tocchetti su una crema di topinambur e porro con dei crostini di pane. Ingredienti: baccalà, topinambur appena raccolti, olio, pepe e sale, aglio, del pane fresco, un porro e un vaso e un frullatore per fare la crema. Ho cominciato a togliere le spine del baccalà. Eccole qua, perché c'ha delle spine veramente pericolose. Bisogna toglierle assolutamente, bisogna sentirlo con le mani e toglierle una per una con le pinzette. Non c'è altra maniera. In un padellino, qualche fettina di porro, un goccio di olio e lo facciamo stufare. Nel frattempo puliamo i topinambur. Così. Topinambur appena raccolti, li pulisco con un pilapatate che facciamo prima, oppure col coltello, come preferite. Il topinambur, una volta pulito per bene, va trattato come il carciofo, va messo a bagno in acqua acidulata di limone, altrimenti diventa nero. Il porro si è ormai stufato, facciamo pezzettini. Questa meraviglia è croccantissimo. L'ho appena raccolti. I miei sono piuttosto bitorzoluti, vedete? Anche perché stanno diventando selvatici. L'ho piantato qualche tubero anni fa e adesso mi hanno invaso un pochino un pezzo dell'orto, ma sono belli, fanno un sacco di fiori e sono buoni. Dentro il topinambur con il porro, un pochino di sale e un pochino di pepe e lo lasciamo stufare. Magari se c'è bisogno aggiungiamo un pochino di acqua calda. Un quarto d'ora, 20 minuti, è pronto. Topinambur è ormai pronto. Lo mettiamo in un vaso e lo frulliamo. Sarebbe buonissimo anche così, come contorno è veramente buono. Eccolo qua. Cercavo di recuperare l'olio. Topinambur sono pronti da frullare. Intanto metto su il baccalà, lo facciamo a tocchettini. Questa è la pancia, è sottile ma è molto saporita. Lo facciamo a tocchetti, dicevo, così, a cubetti. Ho recuperato un pochino dell'olio di topinambur, qualche spicchietto di aglio e mettiamo giù a cuocere il baccalà. Piano piano, giù tutto il baccalà, lo metto prima dalla parte contraria della pelle, altrimenti la pelle mi si attacca tutta subito nella padella, come questo. No, questo è senza pelle. Abbassiamo la fiamma e lo lasciamo cuocere pian pianino. Mentre il baccalà cuoce, mi preparo qualche cubetto di pane e lo tosto in padella. Tolgo anche la crosta, già che ci sono facciamo
un lavoretto bellino. Un po' di olio in un padellino, mettiamo giù i nostri cubetti di pane e lo facciamo tostare. Un po' di sale e un pochino di pepe e lo lasciamo tostare qua dentro. Il baccalà sta andando benissimo, molto bene. Tutto in cottura, ci dedichiamo alla nostra crema di topinambur, frullatina. Ci vorrà anche un pochino di acqua sicuramente. Mi sembra poca, a questo punto la metto tutta. Metto tutti i topinambur, un goccino di acqua calda e continuo a frullare. Assaggio. Buono. Il pane è bello dorato, possiamo spegnere. Il baccalà è pronto. Ho tolto anche un po' della pelle. Io preferisco toglierla, ma molti la mangiano, dicono che è tanto buona, ma va a gusti. Anche il baccalà è pronto. Bene, possiamo preparare il piatto. Ho messo sotto la crema di topinambur e adesso ci mettiamo qualche pezzettino di baccalà sopra. Così. La crema è venuta un pochino troppo densa, potevo farla un pochino più liquida. E anche qualche bel crostino di pane. Un goccio di questo ben di Dio, della padella, di quest'olio saporitissimo e possiamo andare in tavola. Baccalà su crema di topinambur. Buon appetito!